Ciao a tutti! Sapreste dire cosa sono questi e come sono stati realizzati? Venite con noi in giro per Ravenna, che oggi vediamo come una semplice provincia romagnola, spesso ignorando che è stata 3 volte capitale di 3 stati diversi. Ravenna fu infatti capitale dell'Impero Romano d'Occidente dal 402 al 476, poi capitale del Regno d'Italia Ostrogoto dal 493 al 540 e infine capitale dell'Esarcato di Ravenna dell'Impero Bizantino dal 584 al 751. Abbiamo visitato questa città e selezionato per voi le maggiori attrazioni. In questo video vi sproneremo a visitare questa città ricca di storia se non l'avete ancora fatto e a rivederla con gli occhi di un adulto se, come tanti, siete venuti qui in gita alle medie e poi non ci siete più passati. Non dimenticate di iscrivervi al canale per non perdervi il prossimo video su Ravenna, in cui vedremo altre attrazioni fuori mano oppure meno note. Ed ecco la nostra top 6 delle principali attrazioni. 6. Battistero Neoniano. Guardate questo edificio a pianta ottagonale. È un battistero. Qui venivano battezzati i fedeli della Chiesa. Questo, nello specifico, è il battistero neoniano, chiamato così perché costruito dal vescovo Neone. Questo battistero viene anche detto degli ortodossi, perché era di coloro che si contrapponevano alla fede che allora andava per la maggiore, quella ariana, che prende il nome dal vescovo Ario. Fede che poi è diventata eretica, ma lo approfondiremo nel prossimo video. Questo bel soffitto, come molti altri monumenti che vedremo a Ravenna, è un mosaico. Questi mosaici sono del V secolo e hanno quindi ben 1500 anni. Nel cerchio centrale dorato è raffigurata la scena del battesimo di Cristo. Al centro in basso vediamo la vasca battesimale. 5. Tomba di Dante, casa e museo di Dante. Ravenna è la città dove il nostro sommo poeta passò gli ultimi anni della propria vita, dove morì e dove fu sepolto. Qui vediamo il tumulo dove le sue ossa furono nascoste durante gli ultimi anni turbolenti della Seconda Guerra Mondiale. Oggi le sue spoglie riposano in questo semplice mausoleo settecentesco, definito dai ravennati la zuccheriera per la sua caratteristica forma. Il sarcofago all'interno, con l'effigie di Dante, è quattrocentesco. Curiosamente, durante l'epoca napoleonica, le ossa di Dante furono nascoste e murate nel 1810 dai frati del convento che si trova di fianco, dove furono ritrovate nel 1865 per caso e poste nella tomba che era rimasta vuota. Presso la tomba si può visitare la casa di Dante, in cui troviamo alcuni cimeli danteschi. Raccomandiamo di visitare anche il Museo di Dante, una esposizione, anche multimediale, che parla della vita e delle opere del poeta. Notevole è questa saletta in stile Liberty, allestita nel 1921 dall'Associazione Dante Alighieri di Montevideo in Uruguay. 4. Museo Nazionale di Ravenna. Se vi interessano le epigrafi, le lastre tombali e le statue di epoca romana, sicuramente il Museo Nazionale fa per voi. Inoltre è comodamente vicino alla Basilica di San Vitale e al Mausoleo di Galla Placidia, attrazioni principali di Ravenna. 3. Mausoleo di Galla Placidia. Siamo arrivati nel mausoleo, in cui possiamo vedere altri splendidi mosaici. Ma chi era la principessa con questo antico nome? Nata a Costantinopoli nel 390, figlia di un imperatore romano, fu moglie del re visigoto Ataulfo e successivamente moglie in seconde nozze del generale Flavio Costanzo. Ebbe con lui come figlio il futuro imperatore Valentiniano III ed esercitò la reggenza dell'impero durante la minore età del figlio. Si tratta di un periodo complesso della storia romana,
un periodo di transizione in cui l'impero, già vacillante, doveva fare i conti con i barbari germanici e con gli Unni che incombevano. Ma in realtà, colpo di scena, la nostra regina non è sepolta qui. Il nome del mausoleo pare infatti sia una leggenda medievale, in quanto Galla morì e fu sepolta a Roma. Si tratta tuttavia, senza alcun dubbio, di un mausoleo regale. 2. Basilica di San Vitale. Entriamo ora nella vicina basilica, in pianta ottagonale come molti altri edifici di Ravenna. Non è grandissima, ma vi si può passare un bel po' di tempo ammirando i mosaici. Guardiamo innanzitutto la cupola, sorretta da 8 arcate, e il cui stile barocco stona un po' con i mosaici della tarda antichità. Avviciniamoci ora verso i mosaici. Vediamo qui la scena in cui il giovane Cristo è affiancato da 2 angeli. A sinistra possiamo vedere San Vitale, a cui è dedicata la basilica, e a destra il vescovo. Ai 2 lati dell'abside notiamo 2 cortei in un certo senso speculari. Il primo ritrae Giustiniano, imperatore d'Oriente e autore della riconquista dell'Italia, con a destra il vescovo Massimiano e a sinistra il generale Belisario. Nel corteo di fronte troviamo Teodora, la moglie dell'imperatore, con a destra la moglie e la figlia di Belisario. Una volta saziati gli occhi con questi splendidi mosaici, possiamo uscire e incamminarci verso l'ultima attrazione di questo video. 1. Sant'Apollinare Nuovo. Guardiamo la chiesa dall'esterno e forse da fuori non sembra nulla di che, ma spicca il campanile cilindrico del IX secolo. La chiesa in realtà è antichissima, infatti fu costruita da Teodorico nel 505 per proprio uso personale. Inizialmente fu consacrata al culto ariano di cui abbiamo parlato prima, mentre dopo la riconquista di Giustiniano divenne una chiesa ortodossa, cioè cattolica come la intendiamo oggi. Abbiamo anche qui degli splendidi mosaici, coloratissimi, che mostrano scene della vita di Cristo, martiri e vergini della chiesa. Notevole è anche la raffigurazione in mosaico del Palatium di Teodorico e del vicino porto militare di Classe, all'epoca il più grande del mare Adriatico. Quando pensiamo che questa basilica fu parzialmente bombardata dagli austriaci durante la Prima Guerra Mondiale, subendo danni e perdendo parte dei suoi preziosi mosaici, sembra quasi incredibile vederla così oggi. Noi speriamo che questa visita vi sia piaciuta. Speriamo di rivedervi nel video successivo di Ravenna e vi invitiamo a condividere questo video con qualcuno che non è mai andato in visita in questa bella città. Alla prossima!